Ci troviamo a Strongoli, in Calabria, presso la tenuta Cerauto, e intervisteremo la chef del ristorante Dattilo, Caterina Cerauto. Sono Caterina Cerauto, chef del ristorante Dattilo a Strongoli, in provincia di Crotone, quindi ci troviamo in Calabria. La mia è una storia che parte sicuramente da una famiglia, perché mi trovo, anzi sono sempre cresciuta in un'azienda agricola, e quindi ho cercato in qualche maniera di seguire la mia famiglia. Parto da studi del liceo scientifico, subito dopo invece sono andata all'università e mi sono laureata in viticoltura ed enologia all'Università di Pisa. Poi sono rientrata e al mio rientro ho dato una grande mano al ristorante, però curiosa da questo bellissimo mondo ho cercato di fare una nuova esperienza e mi sono iscritta alla scuola, anzi all'Accademia di Nico Romito a Castel di Sangro in Abruzzo. E lì ho fatto un corso di cucina professionale che mi ha impegnato per un anno e poi sono rientrata in Calabria. Cosa rappresenta per lei la tradizione e quale piatto le arriva di più al cuore? Beh, parlare di tradizione è parlare sicuramente di memoria, di gusto e di quello che noi abbiamo assaggiato perlomeno da sempre, quindi da quando appunto eravamo bambini fino ad oggi. Quindi per me la mia tradizione è quella che appunto conosco e che mi ha nutrito fino ad oggi. La tradizione sicuramente è una grande fonte di ispirazione. Però la Calabria, diversamente da altre regioni d'Italia, non è una regione di piatti tradizionali, è più una regione di ingredienti, quindi posso dirvi che dal punto di vista tradizionale, anzi dal punto di vista di biodiversità, è una delle regioni che vanta un patrimonio immenso e che in questa lentezza, nella sua lentezza anche, di industrializzazione è riuscita a preservare tantissimi prodotti meravigliosi, unici, che si trovano in Calabria. E qual è il piatto, se possiamo chiederle, che le arriva di più al cuore? Beh, parlare di un piatto è un po' parlare di tutto e di niente. Ci sono tanti piatti che mi arrivano al cuore. Se proprio devo parlare al comfort food, quindi a un piatto confortevole, sicuramente pane e pomodoro. E quello è un piatto che per me è meraviglioso, così come l'insalata di finocchi e arance. Le donne sono molto presenti ed è una cosa che mi rincuora tantissimo, perché realmente per noi è stata una cosa naturale, ma adesso non è una cosa scontata, nel senso che adesso si parla tanto di differenza di genere. Io perlomeno non l'ho mai vissuta nella mia né formazione professionale né nella mia azienda, perché realmente tutti quanti hanno lo stesso valore e questo si percepisce. Vivere nel mondo della coltivazione ha influito sulla sua crescita personale? Beh, vivere nel mondo agricolo ha influito al 100% nella mia crescita personale e professionale. Personale perché realmente mi sono sempre confrontata con dei prodotti buoni, genuini, e professionale perché ogni qualvolta io mi relaziono a un prodotto agricolo cerco sempre di capire da dove è partito e come è arrivato. Diciamo che tendenzialmente noi utilizziamo tutti, per quanto riguarda tutti i vegetali, utilizziamo i prodotti che noi produciamo e quindi conosciamo tutto il ciclo biologico che ha fatto, il ciclo vegetale che ha fatto quell'ingrediente per arrivare poi sulle nostre tavole. E provo un profondo rispetto per il lavoro umano, per il lavoro della terra e per il lavoro di trasformazione del prodotto.
quindi mi rendo conto e lo racconto anche ai ragazzi che stanno con me in cucina e glielo mostro tutti i giorni quanto è importante coltivare e coltivare bene, e quanto noi che siamo semplicemente dei trasformatori di ingredienti dobbiamo preservare e rispettare la natura di quell'ingrediente e poi farlo esprimere nel miglior modo possibile. Appunto per questo lei ci ha parlato che l'ha toccato già con mano fin da piccola i prodotti proprio che si producevano in famiglia. Quindi le volevo domandare quali sono i principali prodotti che producete e utilizzate nella vostra cucina. Allora, noi produciamo vino, quindi tutta la parte della vite, produciamo olio, abbiamo un nostro bellissimo agrumeto che utilizzo totalmente in cucina, dove ci sono dei frutti meravigliosi e una biodiversità assurda. Abbiamo un orto stagionale, quindi di volta in volta c'è questa stagionalità che si ripete, ciclica, che utilizzo totalmente nella nostra cucina. Sono prodotti che prevalentemente tradizionali, chiamiamoli così, anche se il nome giusto non è tradizionale, ma sono prodotti autoctoni. Per quanto riguarda infatti tutta la parte viticola, abbiamo in prevalenza vitigni autoctoni, proprio perché ci crediamo fortemente in questo lavoro. E vi dirò di più, la Calabria è una delle regioni d'Italia che ha più di 123 varietà di viti iscritte al Registro Nazionale delle Viti. Quindi cosa vuol dire? Che c'è una biodiversità assurda. Stessa cosa per quanto riguarda l'olio, stessa cosa per quanto riguarda appunto gli ortaggi e la frutta. Alcune di queste cose noi stiamo cercando di recuperarle, di impiantarle, di farle conoscere. Altre ancora sono nel dimenticatoio, ci sono dei piccoli contadini che producono delle cose meravigliose, quindi largo spazio alle nuove generazioni per tirare il meglio da questo territorio e farlo conoscere al mondo. C'è un vino o in particolare, essendo che lei ha detto che in Calabria abbiamo una varietà immensa di vigneti, c'è un vino in particolare a cui lei non può fare proprio a meno? I vini preferiti è il Dattilo, che è un gaglioppo al 100%. Quanto è importante la stagionalità e il chilometro zero all'interno della sua cucina? È importantissima, non mi piace assolutamente trovare degli ingredienti che non sono stagionali in un menù. Quando infatti mi ritrovo in altri contesti rimango molto perplessa, perché realmente quello che siamo anche persone che in qualche maniera dobbiamo far capire a chi ci viene a trovare che la zucchina non ci può essere tutto l'anno, né tantomeno il pomodoro. Per cui è molto importante la stagionalità in un menù. C'è un lavoro importante dietro, c'è una progettazione anche del lavoro e del futuro menù. Ecco perché nel mio menù non cambiano spesso i piatti, però facciamo costantemente ricerca su nuovi piatti che magari entreranno nella carta del prossimo anno, piuttosto che anche 2 anni di sperimentazione. Questo si fa nel momento in cui il prodotto ce l'abbiamo e ce l'abbiamo perfetto. C'è un alimento che tende a valorizzare di più? Beh, quando uno viene a mangiare qui non mangia solo un lato della Calabria, mangia tutta la Calabria, da nord a sud, da est a ovest. In qualche maniera i fornitori esterni sono fornitori che hanno lo stesso, la stessa filosofia nostra, quindi sono fornitori sicuramente biologici, sono fornitori che rispettano tutto quello che è il ciclo naturale, così come tutto quello che appunto allevano. Tendenzialmente cerco di far conoscere il bello e il buono della Calabria. Ho una debolezza importante, questo lo riconosco, per gli agrumi. I nostri insegnanti sono degli antropologi, ma in modo ben preciso studiano la dieta mediterranea fin dalle proprie origini. Essendo che ovviamente ci troviamo nel Mediterraneo, la Calabria è stata terra di conquiste, terra dove ovviamente ha un'innovazione spettacolare nei suoi prodotti. Secondo lei, cos'è la dieta mediterranea? Beh, la dieta mediterranea è quello che realmente noi facciamo tutti i giorni,
è quello che realmente noi ci nutriamo con una dieta mediterranea. Ecco perché io non sono molto scettica da quei modi poco scientifici ma più empirici per quanto riguarda quindi l'introduzione di nuovi elementi in una dieta. Realmente ci rendiamo conto che da sempre ci siamo nutriti e nutriti bene. È ovvio che il lavoro è anche cambiato, no? Mentre prima si andava nei campi e si mangiava diversamente perché avevi necessità proprio di quel quantitativo, bruciavi anche di più. Ovvio che adesso la dieta mediterranea comporterà delle modifiche, ma che saranno del tutto quantitative, mai qualitative, al nostro stile di vita, che è uno stile un po' più lento per alcuni versi e ci si muove molto di meno perché si fanno lavori d'ufficio e quindi stai per lo più seduto. È ovvio che la dieta deve modificarsi in relazione al cambiamento di vita, ma più sulle quantità bisogna cambiare, non sulla qualità della dieta, perché alla fine ci serve tutto e abbiamo la fortuna di avere tutto. Volevamo finire con un'ultima domanda su quale fosse il suo piatto che più la rappresenta proprio all'interno della sua cucina. Beh, non c'è un piatto che mi rappresenta e non ve lo dirò un piatto che mi rappresenta perché in realtà tutti i piatti che sono nel mio menù fanno parte di una caterina, no? Una caterina che magari ha avuto un focus sui vegetali piuttosto che sul pesce, piuttosto che sulla carne. Quindi è come scegliere fra tanti figli, non si può scegliere fra tanti figli, bisogna scegliere fra cioè sono vari momenti miei, quindi tutto il menù racconta quello che sono e quello che faccio tutti i giorni.